Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Otovec, laboratorio chimico DECA SRL, ultimo aggiornamento, 7 marzo 2022. Cosa Otovec? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Otovec durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Otovec? Otovec è un farmaco a base del principio attivo desametasone più tobramicina, appartenente alla categoria degli corticosteroidi più antibatterici e nello specifico corticosteroidi ed antinfettivi in associazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Laboratorio Chimico DECA SRL. Otovec può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Otovec 0,3% più 0,1% gocce auricolari, sospensione 1 flacone con contagocce 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Laboratorio Chimico DECA SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: desametasone più tobramicina. Gruppo terapeutico: corticosteroidi più antibatterici. Forma farmaceutica: gocce. Indicazioni: Otovec 0,3% più 0,1% gocce auricolari, sospensione. Ha indicato nel trattamento delle infiammazioni del condotto uditivo esterno e dell'orecchio medio quando si ritenga necessario l'impiego di un corticosteroide, in presenza di infezione causata da batteri sensibili alla tobramicina o quando esista il rischio di un'infezione. Posologia: instillare nel condotto uditivo esterno 4 gocce 3 volte al giorno o secondo prescrizione medica. Durata massima del trattamento: 7 giorni, vedere il paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Agitare prima dell'uso. Controindicazioni: ipersensibilità verso i principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Otovec 0,3% più 0,1% gocce auricolari, sospensione. Non deve essere usato nei bambini al di sotto dei 2 anni di età, nei pazienti affetti da tubercolosi cutanea, herpes simplex, malattia virale con localizzazione cutanea, micosi dell'orecchio, in caso di perforazione nota o sospetta della membrana timpanica. Durante l'allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ognuno degli effetti indesiderati descritti per i corticosteroidi sistemici, tra cui l'iposurrenalismo, può verificarsi anche con i corticosteroidi topici. Usare le precauzioni legate all'uso di steroidi, evitare l'uso prolungato vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono state descritte interazioni clinicamente rilevanti con la somministrazione topica auricolare. Non sono stati condotti studi di interazione. Si ritiene che il trattamento concomitante con inibitori di CYP3A, compresi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Otovec durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Otovec durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Non sono stati effettuati studi per valutare l'effetto sulla fertilità umana della somministrazione topica auricolare di Otovec. Gravidanza. I dati relativi all'uso topico auricolare di tobramicina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono noti effetti di Otovec gocce auricolari sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. In seguito alla somministrazione topica di aminoglicosidi si sono verificate reazioni di ototossicità, anche se non è possibile stimare un'incidenza esatta della reazione avversa per la mancanza del denominatore DEI, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. L'impiego eccessivo o prolungato di corticosteroidi topici può deprimere la funzione ipofisario-surrenalica, provocando iposurrenalismo secondario e manifestazioni di ipercoticismo, tra cui la sindrome di Cushing, in particolare astenia, adinamia, ipertensione arteriosa, turbe del ritmo cardiaco, ipopotassiemia, alcalosi metabolica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: desametasone e antinfettivi in associazione. Codice ATC
S02K06 Otodec 0,3% più 0,1% gocce auricolari, sospensione contiene come principi attivi tobramicina ed esametasone. La tobramicina ha un antibiotico aminoglicosidico attivo, proprietà farmacocinetiche, tobramicina. Tutti gli antibiotici aminoglicosidici sono potenzialmente ototossici in seguito a somministrazione parenterale o applicazione topica su ferite e ustioni, in quanto vengono assorbiti attraverso le membrane mucose e le dati preclinici di sicurezza. Desametasone. La tossicità del desametasone è ben documentata in letteratura. Tuttavia gli effetti tossici legati all'uso di corticosteroidi si manifestano in seguito a somministrazione per via sistemica a dosi elevate. Elenco degli eccipienti: tiloxapol, benzalconio cloruro, acido etilendiamino-tetraacetico, EDTA, sodio solfato anidro, sodio cloruro, idrossietilcellulosa, acqua purificata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Otodec a base di desametasone più tobramicina sono Combitimor, gocce, Tobradex, gocce, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.